La sede del MART a Rovereto si colloca entro una precisa tendenza dell'architettura contemporanea, legata ai beni culturali non solo conservativi, ma con il preciso scopo di trasmettere ai visitatori le emozioni delle opere esposte. Il MART, inaugurato il 15 dicembre 2002, è stato progettato dall'architetto ticinese Mario Botta in collaborazione con l'ingegnere Giulio Andreolli. Il museo si trova in Corso Bettini, all'interno di una grande cittadella dell'arte. Il polo culturale, infatti, comprende il museo stesso, che gestisce un patrimonio di oltre 20.000 opere, la nuova biblioteca civica e l'Auditorium Melotti. La grande piazza, incastonata tra Palazzo Alberti e Palazzo del Grano, rappresenta l'aspetto più importante dell'architettura del MART. Con un diametro di 40 metri e delle stesse dimensioni del Pantheon di Roma, è coperta dalla grande e suggestiva cupola in vetro e acciaio, che ha un'altezza massima di 25 metri, forata in corrispondenza della fontana posta al centro, che richiama alla mente la funzione di raccolta delle acque piovane dell'impluvium romano. La cupola filtra la luce del giorno, dando forma a delle suggestive ombre geometriche, proiettandole sulle pareti e sulla pavimentazione interna di 1300 metri quadrati. L'edificio è rivestito con la pietra gialla di Vicenza, che riprende il colore delle pietre degli antichi palazzi di Corso Bettini. All'esterno si trova il Giardino delle Sculture, punto di partenza per esplorare il perimetro al di fuori del MART con un percorso che si sviluppa su rampe e terrazze. Dalla piazza si accede al piano terra, che ospita la reception, l'area informativa, il punto vendita, la caffetteria, la sala conferenze e il guardaroba. Al piano interrato si trova invece l'archivio del Novecento, con i preziosi fondi archivistici e la ricca biblioteca. All'interno del museo, lo spazio è organizzato su 4 piani, in modo da offrire differenti scale di lettura, nell'alternarsi di mezzanini e grandi spazi. Proseguendo, al primo piano ci sono le 2 gallerie espositive. Una è dedicata alle mostre temporanee, l'altra alle opere della collezione permanente. Quest'ultima è un viaggio attraverso 100 anni di storia dell'arte, tra avanguardia e tradizione, sperimentazioni e ritorni all'ordine. Al secondo piano, le grandi sale espositive con le mostre temporanee sono illuminate da 183 lucernari, che diffondono la luce naturale con un sistema ad alta tecnologia, in grado di consentire ottimali condizioni microclimatiche. L'allestimento al primo e al secondo piano può cambiare a seconda della mostra, in quanto l'architettura è costituita da pareti divisorie non portanti. All'occorrenza possono essere rimosse o sostituite, permettendo di modificare gli spazi. Sempre al secondo piano, lo spazio è diviso esattamente a metà da una passerella in vetro e acciaio. Il passaggio vetrato rappresenta il punto più alto per il visitatore, costruito per poter apprezzare lo sviluppo dell'edificio all'esterno.